Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata. Oggi vediamo un dispositivo Arilic, che è un brand cinese specializzato in DAC, amplificatori, preamplificatori e elettronica per l'audio in generale, e in particolare un preamplificatore per lo streaming wireless, che detto così fa impressione, ed è per questo che per aiutarmi a farti comprendere meglio di che parliamo, mi avvalgo oggi della partecipazione straordinaria di questo speaker fidatissimo della Marshall, il modello Woburn, prima versione. Uno speaker pesante di qualche anno fa, che però ancora oggi fa egregiamente il suo lavoro. Tra l'altro lo tengo piuttosto bene perché ne sono geloso. Questo qui era uno speaker Bluetooth 4. Come faccio se voglio rendere questo speaker uno speaker wireless, cioè collegarlo alla rete di casa wireless, o anche uno speaker di rete, quindi una LAN Ethernet cablata, oppure se voglio aggiungere la capacità di ricevere streaming musicali mediante standard DLNE, quindi ricevere musica da Android oppure da NAS DLNE. Oppure se voglio inviare la musica direttamente dal mio PC o dal mio Mac direttamente qui tramite lo standard UPnP o anche AirPlay, quindi anche iPhone, iPad. Ebbene, a tutto questo risponde il preamplificatore per lo streaming wireless Arilic S10, che è esattamente quello che ti voglio far vedere oggi. È una piccola scatoletta che ha la possibilità di ricevere in input uno streaming musicale, quindi uno streaming dati che diciamo rappresenta poi alla fine musica, e può farlo quindi mediante lo standard AirPlay 1, DLNE, UPnP, ha la possibilità di andarsi a collegare quindi alle reti Ethernet wireless cablata, e può fungere addirittura da DAC se lo colleghi direttamente al PC, perché si alimenta tramite una semplice porta micro USB da 5 watt, quindi teoricamente potresti anche utilizzarlo in modo portatile in esterno, per esempio in giardino, collegandolo ad uno speaker con batteria integrata e alimentandolo direttamente o dallo speaker sulla porta USB o diciamo con una power bank. Perché? Perché questi qui gli S10 si possono mettere insieme tra di loro e ti vanno a creare all'interno della casa con gli speaker che già hai a casa o eventualmente altri, eventualmente il tuo impianto stereo, eccetera, o eventualmente anche la TV se prende l'ingresso separato speaker input, un sistema multiroom ma anche multizona, perché puoi andare a creare tramite un'app che è disponibile sia su iOS che su Android delle zone di utilizzo. Ok, per esempio cucina, salone, camera da letto, prima zona, lì mandi uno streaming musicale. Un altro streaming musicale lo mandi in un'altra zona, fino a 10 zone. Supporta la wifi a 2.4 GHz e fin tanto che la wifi si mantiene tra virgolette stabile, puoi aggiungerne un certo numero. Esattamente non mi hanno detto quanti puoi collegarli tra di loro, ma su questo torniamo poi nelle conclusioni, e su ciò diciamo che non mi è piaciuto. È un dispositivo, ti anticipo, economico, non professionale, secondo me ha un costo di un'ottantina di euro, fa tante cose, fa quello che promette, e adesso ce lo andiamo a vedere con l'unboxing poi da vicino e giusto qualche prova d'uso, come si configura, come utilizzarlo con il cavo di rete, come utilizzarlo via wifi. Ti faccio vedere l'app, ha anche la possibilità di essere collegato direttamente ad una chiavetta, ad una pendrive o un hard disk esterno, supporta fino a 1000 tracce distribuite su 2 GB e supporta anche le cartelle. Ha un telecomando e
dunque è davvero molto molto versatile. È la Relic S10 ed è il fratellino minore dell'S50 Plus e di altri modelli di fascia più alta che prevedono poi la possibilità di avere anche uscite digitali, per esempio ottica. Qui invece l'unica uscita possibile è un'uscita analogica a 3.5 mm ausiliaria. Quindi diciamo è per esigenze un poco più semplici, ma comunque ti fa tante cose. Questo qui è la Relic S10 e ha la possibilità, quando lavora in modalità wireless, quindi quando fa diventare wireless lo speaker Woburn della Marshall che ti andrò a mostrare qui, di integrarsi con servizi di streaming. Che cosa significa questo? Significa che tu, se per esempio utilizzi tanto Spotify Connecta, anzi sei un utente premium di Spotify, o se utilizzi tanto Amazon Music, perché sei un utente Prime, automaticamente ti fa lo streaming da questi servizi, perché li supporta, ne supporta tanti, supporta Napster, Tidal, Deezer, Qobuz, TuneIn, davvero tanti iHeartRadio e anche QQ Music, ma quello insomma è più un servizio cinese. E hai la possibilità quindi di accedere a questi servizi senza lo smartphone, solo semplicemente dal telecomando. Tra l'altro sul telecomando puoi andare a memorizzare varie posizioni fisse, per esempio delle playlist di Amazon Music, e quindi premendo semplicemente il tasto 1 ti parte quella playlist. Hai la possibilità di equalizzare dell'app, quindi in più ti va a decodificare anche file lossless, FLAC, APE, oltre ad AAC, AAC+, ALAC, 24 bit e 192 kHz, quando deve andare a decodificare i file sulla pendrive, i file lossless, oppure se li riceve in streaming supporta fino a 16 bit e 44.1 kHz. Insomma, dopo questa lunghissima introduzione andiamo a vedere l'unboxing e soprattutto come è fatto da vicino. Buona visione. Aspetta. Prima ti voglio dire, se non lo sapessi, che cos'è un preamplificatore e che cos'è un DAC. Perché questo è sia DAC che preamplificatore. Un preamplificatore è la stessa cosa di un amplificatore? No. È vero che in entrambi i casi vanno ad amplificare il segnale, no? L'ampiezza del segnale elettrico, perché di quello parliamo in questo caso, ma lo fanno in modo del tutto diverso. Il preamplificatore ha il compito di portare il segnale a un livello cosiddetto di line, di linea di servizio, perché in un sistema audio in cui possono essere collegati tra di loro vari tipi di strumenti musicali, mixer, microfoni, diversi tipi di microfoni e naturalmente speaker e diversi tipi di speaker, c'è bisogno che ci sia un livello minimo che venga poi gestito da questi dispositivi affinché venga visto, perché per esempio ci possono essere dei microfoni che danno un segnale molto debole, o anche non so, dei dispositivi di input che ne so, vecchissimi, vecchie uscite di vecchi lettori CD, no? Che magari hanno un'uscita molto bassa, tu la vai a collegare al preamplificatore e il preamplificatore te lo porta ad un livello tale che poi successive elaborazioni di amplificatori riescono a trattare meglio quel segnale affinché ci sia meno rumore e vengono controllati meglio per esempio degli speaker. Quindi il preamplificatore porta il segnale ad un livello minimo diciamo che possa essere però compreso tra virgolette da tutti su quel sistema. Lo fa nel caso dell'S10 portando ad un livello di uscita che si misura in tensione efficace di 1 volt RMS, quindi valore efficace, mentre l'S50 ha 2. Questo può avere poi
diciamo, la sua importanza a seconda di che cosa devi realizzare. DAC invece è l'acronimo per convertitore digitale analogico, perché i segnali sono digitali spesso quando viaggiano all'interno dell'elettronica digitale, quindi computer, smartphone, però poi per andare a comandare diciamo, gli speaker c'è bisogno della loro versione analogica. Sono sempre segnali elettrici, solo prima del convertitore hanno una rappresentazione, diciamo, digitale, dopo ritornano nella loro rappresentazione, diciamo, analogica. E praticamente questo sistema fa esattamente questo, è un convertitore, come era un convertitore anche il FiO K3 che abbiamo visto un po' di tempo fa. La differenza qual è? È che in entrambi i casi c'è un collegamento via cavo USB, anche la Relic S10 è un DAC USB, però in questo caso se lo vai a collegare ad un sistema Android non viene riconosciuto, ma viene riconosciuto da PC e da Mac, quindi può funzionare per usare un termine un po' desueto, da scheda audio. Quindi lo colleghi al computer, te lo vedi come scheda audio, quindi puoi indirizzare l'audio del tuo computer, film, quello che vuoi, musica, direttamente sull'uscita AUX della Relic S10. Cosa include la confezione? Andiamo a vedere il manuale, importante in questo caso considerando le tante funzioni che ha questo articolo, da leggere purtroppo in inglese, non c'è italiano. Questo qui è l'S10, lo vediamo fra un attimo più da vicino, e poi c'è un po' di cavetteria, quindi un cavo micro USB, un cavo audio AUX da 3.5 mm, 1 metro di lunghezza, qui si poteva insomma fare qualcosa in più, maschio. Questo qui è un semplice alimentatore USB-A da parete da 5 watt e poi un cavo da jack 3.5 mm a RCA, anche questo ha la lunghezza di circa 1 metro, ed è questo il collegamento che andremo a fare in questo esempio con il Marshall Woburn che ti faccio vedere. Non c'è altro. Andiamo a vedere adesso più da vicino la Relic S10. Come è fatto questo Relic S10? Niente di più semplice, perché ha una forma molto semplice, è un parallelepipedo. 11 cm e mezzo, 6 cm e mezzo, 2 cm, ha un peso di 157 grammi. Come mai pesa tanto? Innanzitutto per il contenuto, ma poi anche per come è realizzato, perché sotto e intorno è realizzato in alluminio. È buono? Io direi proprio di sì, perché l'elettronica all'interno si riscalda e il metallo, diciamo, aiuta lo scambio termico con l'esterno. La parte superiore invece non poteva essere in metallo perché ci sono delle antenne che devono trasmettere, quindi è stato realizzato in acrilico lucido. Infatti se vado a togliere questa parte sopra, vedi, c'è scritto Acrylic Play Enjoy Sound Differently. Ok, frontalmente questo qui è il ricevitore a infrarosso, c'è infatti in confezione, non te l'avevo fatto vedere, anche il telecomando. Eccolo qui che vediamo a parte. Poi abbiamo 4 lucine per il funzionamento USB, Bluetooth, il funzionamento di rete sia wireless che cablata e il funzionamento con aux-in. Ok, sotto qualche specifica per come deve essere alimentato, te lo dico subito, a 5 watt, quindi 1 ampere, e dietro un poco di ingressi ed un'unica uscita. Quali sono questi ingressi? Innanzitutto LAN, quindi cavo rete, slip, lo resetti, questo tastino, oppure lo accendi, ma lo puoi accendere anche direttamente dal telecomando. Non sono incluse le pile che devi mettere a parte, ci sono all'interno 2 pile AAA. Poi porta USB per andare a leggere delle pendrive o dei piccoli hard disk esterni, ti faccio vedere dopo una demo, aux-in e l'unica uscita, eccola qui, uscita analogica da 3.5 mm e poi micro USB per andare ad alimentarlo oppure per andare a collegarlo al PC, in tal caso viene visto
come una scheda audio, come ti dicevo. Sotto ci sono 4 piedini. Insomma, non ci resta che andare a collegarlo. La prima cosa da fare però è scaricare sullo smartphone direttamente la app, la 4Stream si chiama, disponibile per iOS e Android, che io naturalmente ho già fatto. Ti salto questo passaggio e ti faccio vedere solo come si va a configurare la prima volta. La prima cosa che faccio è il collegamento allo speaker che vogliamo far diventare intelligente o che vogliamo inserire in una configurazione multistanza. Quindi utilizzerò il collegamento RCA perché il Woburn ne è dotato posteriormente, e qui scelgo l'uscita unica aux out. Ok, bene, ora posso andare ad alimentarlo esattamente così, e il primo collegamento che facciamo è quello con il cavo di rete. Lo vado a collegare ad uno switch semplice e automaticamente gli viene assegnato un IP e si collega automaticamente. Ti comparirà nella app del tuo iPhone o Android se è collegata alla stessa rete. Quindi è veramente semplicissimo. D'ora in poi tutto l'audio che ascolterai in uscita, riprodotto dal Woburn, viene praticamente comandato dalla Relic S10. È chiaro che se ne installi più di uno sulla stessa rete puoi aggiungerle tutta alla stessa app e creare delle zone o un sistema di diffusione multistanza. Anche nella stessa stanza puoi metterne per esempio 2 a suonare simultaneamente, oppure a creare un effetto stereo, quindi separando il canale destro dal canale sinistro, ok? Cioè facendo suonare entrambi i canali sullo stesso speaker o separandoli, come preferisci. Se ti stai chiedendo se è possibile impostare delle automazioni, la risposta è ni, cioè non è compatibile con Apple HomeKit, sebbene sia un AirPlay, però se utilizzi l'app shortcut, cioè comandi, è possibile andare a creare con un poco, insomma, con un po' di passaggi un'automazione. Per esempio torni a casa e metti a riprodurre dei brani, una playlist direttamente quando torni, cose simili, oppure al mattino, eccetera. Come pure puoi fare lo stesso su Android utilizzando per esempio delle playlist su Bubble o PNP e tramite l'app IFTTT. Per aggiungere l'S10 all'app devi scaricare l'app, poi metterlo in modalità wireless perché non supporta la configurazione su rete Ethernet cablata. Quindi nel momento in cui stacchi il cavo automaticamente vedi vai in modalità di configurazione, quindi la lucina bianca lampeggia. A questo punto vai in impostazioni, cerchi la wifi creata direttamente dal dispositivo. Eccolo qui, in questo caso si chiama Sala Riunioni 18A9 perché Sala Riunioni era il nome che io avevo dato in precedenza al dispositivo, altrimenti trovi scritto Sound System, una cosa simile. Quindi ti colleghi a questa wifi, torni qui nell'app, avvii la ricerca del dispositivo, ti chiede naturalmente di collegarti alla rete wifi, di inserire la password, ti dice che la rete deve essere da 2.4 GHz, ok, e alla fine conclude la configurazione facendo collegare direttamente l'S10 alla rete di casa o in ufficio. La connessione è avvenuta, la lucina è bianca. A questo punto ti chiede di andare a dare un nome al dispositivo. Possiamo lasciare per esempio sala riunioni, andiamo avanti ed è configurato. Eccolo qui, puoi già utilizzarlo. A questo punto che lo hai inserito direttamente all'app, se vuoi puoi andarlo a collegare alla rete di casa in ufficio tramite il cavo. Io lo faccio perché voglio mostrarti che è capace di andare automaticamente a collegarsi alla
rete. Nel frattempo qui ho la possibilità adesso di controllare se si è ricollegato di nuovo alla rete wifi. A questo punto è collegato il mio Marshall, è diventato uno speaker di rete a cui posso accedere in tanti modi diversi. Direttamente, per esempio, andando a configurare dei servizi di streaming sull'S10, ti faccio vedere come fare, oppure per esempio qui su iPhone con AirPlay. Per esempio, se io avvio Spotify, eccolo qui, e metto a riprodurre un brano, come in questo caso, ho la possibilità di andare qui in alto, mi esce fra poco lo speaker, eccolo, perché viene visto come un altoparlante AirPlay. Io seleziono, attendo qualche secondo ed ecco che la riproduzione adesso è direttamente sullo speaker. Ho anche la possibilità di eseguire un collegamento via Bluetooth, perché questo è anche un dispositivo Bluetooth. Quindi se io con il telecomando lo metto in modalità Bluetooth, ecco qui, vedi, comincia a lampeggiare la lucina blu e si è collegato, perché già lo avevo collegato in precedenza al Bluetooth all'iPhone. Quindi in questo caso lo streaming lo posso fare con Bluetooth 5.0 con supporto AAC. Ok? È chiaro però che se io voglio avere una qualità maggiore o voglio costruire una rete più estesa di dispositivi, quindi con il discorso multistanza, multizona, andrò a utilizzare la rete wireless, ma è anche un ricevitore Bluetooth, non multipoint, quindi lo colleghi ad un dispositivo alla volta. Ritorniamo quindi alla rete wireless perché voglio farti vedere una cosa, che c'è per esempio la possibilità di andare a configurare per esempio dei servizi. Come? Andiamo di nuovo nell'app. Qui l'app in basso è divisa per device, settings e browse. In browse ci sono i vari servizi che posso utilizzare. Per esempio, se andiamo a scegliere tra questi servizi Amazon Music, naturalmente ho eseguito già l'accesso. Qui troverai quelli che sono i tuoi brani, le playlist, potrai cercare per esempio tra i miei brani questa playlist 50 classici italiani, posso andare a riprodurla e me la riproduce direttamente sullo speaker. Ecco, è iniziata la riproduzione. Ok? Che cosa poi posso fare? Posso per esempio, poiché sono su questa playlist, posso prendere il telecomando e tenendo premuto il tastino 1 così, vado a fare in modo di aver preimpostato questa playlist sul tasto 1. Quindi anche se io non utilizzo più il telefono, semplicemente col telecomando posso andare a mandare in riproduzione la playlist. Come controllo dove come è stata programmata la sequenza dei tasti? Direttamente qui nelle impostazioni dello speaker, quindi preset dei contenuti, vedi al numero 1 c'è classici italiani, 2, 3, 4, 5, 6 fino a 10 posizioni, quindi ce ne sono 4 in più rispetto a quelle del telecomando, sono vuote in questo momento. Ok? Quindi anche se io tolgo di mezzo adesso il telefono, voglio partire a riprodurre, è sufficiente che io prema 1 e mi parte automaticamente quel servizio. Vedi, è partito. Adesso metto in pausa perché altrimenti YouTube si lamenta che mando in riproduzione musica protetta da copyright. E ne approfitto adesso per farti vedere il telecomando, però ti voglio dire che hai la possibilità di andare ad assegnare a ciascuna di queste posizioni un servizio diverso. Questa è la cosa simpatica, perché guarda, puoi andare innanzitutto a scegliere all'interno di Amazon Music, ma anche contemporaneamente di Spotify, Deezer e tutti questi servizi che vedi qui. Addirittura in La Mia Musica
che la va a prendere direttamente dall'iPhone in questo caso, o la musica che hai sul tuo Android in qualche cartella, no? La puoi andare diciamo, assegnare a qualche posizione, quindi Pandora, BTuner, Napster, Qobuz, come dicevo, Tidal, eccetera, eccetera. Qui in basso puoi andare a selezionare la sorgente Wi-Fi, aux-in o Bluetooth, quindi puoi farlo o col telecomando o anche direttamente da qua. Se premo su Bluetooth, vedi, va direttamente in Bluetooth. Funziona molto molto bene questa app, soprattutto la comodità poi di utilizzare il telecomando per appunto mettere la musica tua preferita senza dover necessariamente ricorrere al telefono. Come è fatto questo telecomando? Andiamo a vederlo dunque da vicino. Sopra, tasto di accensione, questo qui disattivi la riproduzione, quindi muto. Qui hai la possibilità di mettere l'USB, aux in, questo sarebbe ottico in ingresso, ma in questo caso non c'è, è una caratteristica solo di dispositivi superiori all'S10, Wi-Fi e Bluetooth. Qui puoi eseguire l'equalizzazione. La stessa cosa puoi fare dall'app perché c'è un equalizzatore, vedi direttamente sempre dalle impostazioni, equalizzatore. Fai la stessa cosa però dal telecomando. Infatti se io faccio, vedi, aumento i bassi, aumenta direttamente da qua sul telecomando. Se metto flat va di nuovo a diciamo scegliere un profilo più equilibrato e poi gli alti aumento o riduco. Ok? E poi in basso ci sono le 6 posizioni di cui ti parlavo. Insomma, tutto abbastanza semplice. Torniamo sulla rete Wi-Fi, però ti ripeto, se usi la rete cablata, usi la rete cablata, perché ti voglio far vedere che funziona anche con lo standard DLNE. Infatti, se prendo un Android, ti faccio vedere come fare con una app piuttosto popolare che è la Bubble UPnP, che è capace di andare a riprodurre sia su dispositivi tramite lo standard UPnP che DLNE. In questo caso io vado a scollegare il cavo di rete perché voglio da adesso in poi utilizzarlo solo tramite Wi-Fi. Questo era solo per farti vedere che c'era questa possibilità e come funzionava. Hai visto? Se è connesso da solo alla rete Wi-Fi, è in automatico. Adesso vado qui, avvio la riproduzione e per quanto riguarda il render vado a selezionare proprio lo speaker ed è partita la riproduzione direttamente sullo speaker esterno. Eccolo qui. Semplicissimo. Quindi con lo stesso dispositivo ho la possibilità di accedere via AirPlay, via DLNA, ma anche UPnP e quindi posso utilizzare lo streaming dal PC che adesso ti faccio vedere. Sul Mac hai la possibilità naturalmente di utilizzare AirPlay per fare lo streaming della tua musica direttamente all'S10 e quindi allo speaker a cui è collegato, allo speaker, alle cuffie, insomma quello che vuoi. Sul PC e anche sul Mac puoi utilizzare però l'UPnP. Te lo faccio vedere sul PC. Io utilizzo Fubar 2000, ma se a te questo software non piace potresti utilizzare Music B. Il funzionamento è praticamente lo stesso, in entrambi i casi devi andare ad installare un plugin, il plugin UPnP. In effetti Music B ha questo logo con questa pina che ti capisco è troppo tenera e irresistibile. Però sono abituato con Fubar, lo uso da tanti anni. Che cosa devi fare? Non basta andare a scaricare Fubar. Io qui già lo avevo configurato. Perché? Perché devi andare anche poi ad aggiungere il plugin UPnP di Fubar. Lo scarichi da qui, lo cerchi su Google, lo installi, riavvii Fubar, questa qui è la versione 1.6.7, dopodiché qui hai tutta la tua musica, la puoi passare direttamente da qui, View, e c'è UPnP Browser, UPnP Controller, e
vai ad aggiungere per esempio una cartella. Io qui ho aggiunto una cartella di file FLAC, quindi sono file belli grossi, ognuno dai 50 ai 80 megabyte. Dopodiché faccio view UPnP controller, va a cercare i dispositivi, trova, eccolo qui, lo speaker su cui voglio far suonare questi file, ed ecco qua che parte la riproduzione. Posso controllare da qui, vedi direttamente il volume. Woburn lo adoro, ma poi anche controllare direttamente dal telecomando. Guarda, quindi andando a controllare l'S10 col telecomando, controllo la riproduzione direttamente sul PC. Questo sia che faccio play e pausa, sia che faccio, non so, riduco il volume o faccio skip delle tracce, non cambia, ok? Quindi veramente molto comodo. Puoi controllare a distanza insomma, i tuoi dispositivi direttamente dal PC. Se vuoi riprodurre il contenuto della chiavetta, devi semplicemente andarla a collegare. Infatti, quando la colleghi dietro la porta USB, automaticamente la va a leggere e fa qui in automatico lo switch, vedi, sul LED rosso, che significa USB. E in vero parte anche la riproduzione. In questo momento è partita, vedi, la sta leggendo. Se io alzo un po' il volume, la sentiamo. Ok, anche qui puoi andare a controllare la riproduzione tramite il telecomando delle 1000 tracce che puoi andare a memorizzare fino a 2 GB, però io sto utilizzando una pendrive a 128 GB la legge, forse ha un limite sul numero delle tracce. Supporta le cartelle, ma le cartelle devi selezionarle però direttamente nella app. Per selezionare le cartelle dall'app vai in browse, sopra la mia musica, tra l'altro vedi ti metti anche i preferiti se vuoi, e in la mia musica trovi USB disk. A questo punto ti ha letto il contenuto, ci sono 2 file FLAC nella root e una cartella Santa Teresa, quindi puoi andare ad aprire la cartella e vai a riprodurre in questa cartella. Ma una cosa veramente molto interessante è che se hai tante cartelle puoi associare ciascuna cartella a un tasto del telecomando. Ne abbiamo a disposizione, abbiamo detto 6. Al numero 1 avevamo dato la playlist di Amazon Music. Diciamo che al numero 2 qui voglio andare a dare, vedi, USB disk, quindi riproduce nella root. E al numero 3 apro la cartella, Santa Teresa in questo caso, e la do al 3 al 4 ai contenuti, alla posizione che io voglio, in modo tale che io dal telecomando automaticamente, utilizzando i tastini da 1 a 6, posso, diciamo, in qualche modo selezionare e riprodurre i file in quella specifica cartella. Davvero comodo. Voglio farti vedere anche le altre caratteristiche dell'app. Abbiamo già visto che qui puoi andare a scegliere i servizi. Se vai qui nella lista dei dispositivi ci sono tutti gli S10 che puoi tecnicamente andare ad aggiungere. Ho anche i dispositivi sempre di Arilic di ordine superiore, cioè l'S50 Plus per dire, perché comunque tra di loro sono compatibili. Hai la possibilità di andare a scegliere, vedi, se far suonare uno di questi speaker solo sul canale destro e sinistro o entrambi, di andare nelle impostazioni e settare un timer, peccato che non si riesca poi a cambiarlo, vedi, sono solo 10 minuti, dopodiché si spegne. Informazioni sullo speaker, andare a fare reset, equalizzazioni. Informazioni sullo speaker, una cosa di interessante è che puoi utilizzarlo come hotspot, cioè diventa un hotspot a cui puoi far collegare altri dispositivi alla sua rete che va a creare. In tal caso, insomma, questi dispositivi possono, diciamo, andare a funzionare, quindi è una specie anche di extender
se vuoi, ok? Tramite la rete che lui sta creando ed è connesso a internet tramite il tuo router, no? E poi l'app ti aggiorna anche il firmware, ok? Qui nei settings c'è poco altro, la versione e invece informazioni. Naturalmente ti controlla la riproduzione delle tracce. Bene, siamo arrivati alle conclusioni. Che cosa ne pensa della Relic S10? Cosa non mi è piaciuto e eventualmente a chi lo consiglierei? È un dispositivo che generalmente mi è piaciuto, secondo me ha un buon rapporto qualità-prezzo, fa quello che promette, con una piccola spesa ti consente di ravvivare speaker di qualche anno fa, come nel mio caso, di renderli più utili, tra virgolette, nel senso di poterli inserire anche in una configurazione a stanza multipla, eccetera, no? Tutto quello che ci siamo detti, di farli diventare wireless e addirittura di utilizzarli per lo streaming automatico da internet senza dover utilizzare smartphone, solo col telecomando. Bello il fatto che li puoi mettere in configurazione in modalità di riproduzione sincrona o stereo. Che cosa invece non mi piace? Innanzitutto c'è da dire che è un dispositivo di base anche già nella stessa offerta di Arilic, perché rispetto all'S50 Pro e all'S50 Pro Plus ti mando in sovraimpressione un confronto anche con le altre possibilità offerte da altri brand. Qui mancano alcune cose, per esempio sul Bluetooth 5 con AC l'S10, ma manca per esempio l'aptX HD. Ha un sacco di input ma pochissimi output, l'S10. Per esempio non ha l'uscita coassiale né ottica, non ha uscite proprio digitali. Invece che sono presenti sull'S50 Pro e l'S50 Pro Plus. Per quanto riguarda le prestazioni sono generalmente buone, ma parte già, se utilizzato in modalità wireless, da uno svantaggio, cioè non supporta né Wi-Fi 5 né Wi-Fi 6. Figuriamoci, il 7 non sa nemmeno che cosa sia, ma solo BGN, cioè si ferma a una versione 4 del Wi-Fi di qualche anno fa, non supporta 5 GHz. Questo perché può essere importante? Dipende da che cosa stai cercando di realizzare a casa o in ufficio o dove vuoi, perché se ne metti troppi insieme potrebbe innanzitutto diciamo non avere la stabilità che avrebbe avuto se fosse stato costruito su una rete di tipo Wi-Fi 5, se non pure 6. Chiaramente un prodotto così economico non può esserlo, però giusto per intenderci, a livello proprio di range e di stabilità, ok? Poi il fatto che non è un dispositivo per costruire grosse reti di diciamo diffusione, perché sembrerebbe che aggiungendone troppe insieme il sistema perda stabilità. Infatti l'azienda stessa, Arelic, sostiene che il limite non è dato dal prodotto ma dalla stabilità della rete. Siamo d'accordo, però insomma si generano molte più interferenze sui 2.4 GHz. Ok, quindi questo è un po' ecco, diciamo, un punto debole, può esserlo, dipende da quanti te ne servono, quanti ne fai lavorare insieme. Cos'altro? Quindi non è un dispositivo per audiofili, tieni conto pure che come preamplificatore diciamo, è sempre un dispositivo standard, se ti serve qualcosina in più diciamo, per quanto riguarda, dicevamo, i due VRMS di andare sui modelli superiori, però questo qui lo puoi andare a configurare anche da un punto di vista tecnico perché la Relic stesso, se sei in grado naturalmente, ti vende un software ACP Bench si chiama, che ti permette di interfacciarsi e di andare a modificare proprio tecnicamente dei parametri. Inoltre Relic fornisce gli IP API anche insomma se sei un programmatore eventualmente per interfacciarti con qualche app. Sui modelli superiori c'è la possibilità di andare ad aggiungere sia antenne wireless esterne, in questo caso non è possibile,
sia antenne Bluetooth esterne, se vi occorre. In questo caso la ricezione del Bluetooth 5 è comunque buona, però considerando pure che c'è l'alluminio intorno, non è proprio, diciamo, sorprendentemente estesa. All'interno, diciamo, una stanza e mezza a due, poi il Bluetooth comincia un po' a fare i capricci. Quindi magari, insomma, se ti serve una copertura ampia per quanto riguarda il Bluetooth, ci puoi pensare. Però considera sempre che Wi-Fi arriva fino a dove arriva la tua rete. Quindi se hai dei ripetitori, se insomma, quindi a casa tua o in ufficio la rete Wi-Fi copre tutta la superficie, tu ci potrai accedere, no? Sulla rete. Buono il fatto che puoi collegarlo anche via cavo, eventualmente ci fossero molte interferenze nelle varie stanze, quindi risolvi proprio il problema se hai naturalmente fatto il passaggio dei cavi. Ottima l'integrazione con i vari servizi di streaming. Tieni presente che con Spotify, se hai l'account gratuito, puoi comunque fare lo streaming via Bluetooth, via AirPlay, UPnP. Se invece vuoi il collegamento diretto del device col servizio Connect di Spotify, allora devi avere l'account premium. È migliorabile? Sì, certo è migliorabile in futuro con l'aggiunta di tante altre cose, per esempio la compatibilità con AirPlay 2, per esempio la compatibilità con almeno la Wi-Fi 5, supporto di 5 GHz e magari la possibilità di avere un'antenna Bluetooth con delle prestazioni leggermente superiori. Già l'antenna Bluetooth integrata in modo tale da avere una latenza più bassa, perché un dispositivo del genere tu puoi utilizzarlo anche collegato alla TV. Se la tua TV supporta il DLNA o il Bluetooth, chiaramente, però è assolutamente sconsigliato se devi seguire dei programmi. In tal caso devi collegarlo via cavo, perché se devi seguire dei programmi c'è un problema di latenza non da poco, sia se lo utilizzi via Wi-Fi, sia se lo utilizzi via Bluetooth, te lo sconsiglio. Se invece vuoi fare streaming di musica, secondo me è pensato per quello, nasce per quello, quindi la latenza ha un'importanza assolutamente relativa, quindi non acquistarlo se stai cercando di realizzare un impianto, insomma, per vederti film a casa, ok? Perché ti troveresti male. Con questo è tutto, io ti ringrazio per l'attenzione. Se hai domande più specifiche sulla Relic S10, sei il benvenuto sotto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!